L'economia tradizionale assume che siamo perfettamente razionali in quelle che chiamiamo scelte intertemporali, cioè fra presente e futuro. Consumo più oggi o risparmio di più in modo da consumare di più in futuro? Mangio di più oggi o mi metto a dieta per avere una migliore salute in futuro? L'evidenza ci dice una cosa molto semplice, che preferiamo il presente al futuro. Questa tendenza in finanza comportamentale è chiamata preferenza per il presente o present bias in inglese e ha origini molto lontane. La stessa tendenza si verifica nelle scelte finanziarie, quindi tra consumo odierno e futuro. L'evidenza ci mostra che tendiamo a risparmiare troppo poco, per esempio per quando andremo in pensione. Una delle origini di questo fenomeno sono i problemi di autocontrollo. Possiamo pensare al nostro cervello come un elefante guidato da un piccolo omino. L'elefante rappresenta le cose che facciamo istintivamente, la parte animale, mammifera, la parte affettiva ed emotiva. Questa parte si attiva solo se c'è una gratificazione immediata, quindi preferiamo un paio di scarpe nuove o una cena fuori piuttosto che risparmiare. La parte razionale invece è più paziente, capisce l'importanza di risparmiare per consumare di più in futuro e quindi ci farebbe investire in un piano d'accumulo. Il problema è che quando queste due parti vanno in conflitto, quella predominante è quella affettiva, emotiva, e quindi ci porta a consumare più nel presente e a risparmiare troppo poco nel futuro. La preferenza per il presente si collega poi ad altre trappole comportamentali che riguardano il futuro. Per vedere il loro funzionamento facciamo un esempio. Hai bisogno di un mutuo e sai che i tassi di interesse negli ultimi 3 anni sono aumentati. Faresti un mutuo a tasso fisso o a tasso variabile? Perché? Tasso variabile. Fisso. Tasso variabile. Un tasso fisso. Tasso fisso. Ho una maggiore sicurezza e un minore profilo di rischio. Io penso un tasso fisso. Il tasso fisso perché mi dà una sicurezza nei pagamenti fino alla fine della durata del mutuo. Il variabile di solito. Variabile. Ovviamente tasso fisso. Sceglierei tasso fisso. Tasso fisso. Hai bisogno di un mutuo ed è probabile che i tassi aumenteranno nei prossimi 3 anni. Faresti un mutuo a tasso fisso o a tasso variabile? Perché? Direi anche in questo caso tasso variabile. Beh, se sono andati crescendo, forse le aspettative sono di un'ulteriore crescita o di una stabilizzazione, forse prenderei un tasso fisso. Anche in questo caso tasso variabile. Fisso ancora? Anche in questo caso tasso fisso. Proprio perché appunto i tassi, presumo, aumenteranno, ho una maggiore garanzia di non pagare più di quanto vorrei, insomma. Tasso fisso anche l'altro. Anche in questo caso tasso fisso. Nella maggior parte dei casi, le persone propendono in entrambe le ipotesi per un tasso fisso per paura che i tassi salgano ancora. Diverse ricerche indicano che chi contrae un mutuo sembra commettere diversi errori. Uno di questi si chiama errore di estrapolazione e porta a estrapolare, cioè a proiettare in un futuro che non si conosce, quello che invece è noto, cioè il presente o il passato. Quindi, se negli ultimi anni i tassi sono saliti, abbiamo paura che continueranno a farlo in futuro e ci vincoliamo al tasso fisso. Questo è quello che è successo a molti nel 2007-2008, quando i tassi erano alti. I tassi poi sono scesi e anche di molto, ma tanti risparmiatori, quelli che non hanno rinegoziato il mutuo, sono rimasti vincolati a quei tassi così elevati. A volte anche il futuro influenza le nostre scelte, quello a breve termine però. Ad esempio, ci lasciamo influenzare dalle previsioni sui tassi a 2-3 anni, perché oltre di solito non si fanno previsioni. Ragionare su soli 2-3 anni quando stiamo prendendo un mutuo a 20 o 30 anni è però sbagliato. Nel lungo periodo i tassi seguono un andamento altalenante, cioè dopo un periodo di tassi elevati questi tendono a scendere. Oggi i tassi sono molto bassi, ma prima o poi risaliranno. Ma allora non abbiamo vie d'uscita? Non proprio, ma bisogna fare attenzione e non essere pigri. Possiamo sempre variare le scelte del tasso sul mutuo da fisso a variabile o viceversa, per esempio rinegoziando con la nostra banca, oppure anche con un'altra banca se ci fa condizioni migliori, come faremo con altri beni. È però importante essere coscienti che il nostro cervello dà troppa importanza al presente, perché da un lato questo ci gratifica, ma anche perché è difficile pensare al futuro, soprattutto se è molto lontano, come 20 o 30 anni nel futuro. Può esserci utile l'esperienza degli altri, per esempio quella dei nostri genitori o dei nostri nonni, e capire le esigenze che avremo nel futuro guardando loro, ma anche comprendere per esempio gli errori che hanno fatto quando loro erano giovani e dalla loro esperienza possiamo imparare.